In Spagna, al largo della costa meridionale, un gruppo di orchi attacca una barca a vela. Numerose le barche danneggiate con relativo tour per gli svantaggi. Siamo Camilla e Andrea e da quest'anno la nostra vita è cambiata. Infatti abbiamo lasciato casa e ci siamo trasferiti in barca a vela. Da qui, grazie a una buona connessione, lavoriamo da remoto e documentiamo il nostro viaggio verso l'America. Cosa dici? Capisci cosa dico? Guarda qua. Questo è arrotondato. Qua pure. Fa cagare. Ragazzi, parliamo della cosa più importante di cui non abbiamo ancora parlato nel video precedente, e cioè perché siamo qui? Perché stiamo facendo questo viaggio proprio adesso e non fra un anno, fra 10 anni o un anno fa? Bene, in questo video risponderemo esattamente a questa domanda. Nel frattempo torniamo a Torrevieja, dove le previsioni di vento ci hanno fatti entrare in porto, perciò siamo entrati in porto ed è andato bene così perché tanto avevamo la lavatrice da fare, avevamo un po' di cose, tra cui anche la spesa. Quindi avete visto la situazione e il perché siamo venuti in porto. Ma il bello dei video è che qua è ventoso, inizia a far freddo, la barca rimbalza. Ma se io faccio così, ci troviamo all'ancora col mare piatto, il tramonto che sta arrivando, pronti per una serata da goderci a bordo in tranquillità. Quella mattina ci siamo svegliati più o meno alle 4 e mezza del mattino, in modo tale da avere il tempo sufficiente per preparare la barca a una traversata lunga e quindi fare tutte quelle operazioni di routine, tipo mettere i terzaroli alla randa, armare la tormentina, che è una vela un po' più piccola rispetto al Genoa, sistemare dentro, cioè fare tutte quelle operazioni che poi consentono di fare una navigazione sicura. Più o meno mezz'oretta dopo che ci siamo alzati abbiamo avuto una triste scoperta, e cioè che il gas ha smesso di funzionare. Perché qua per esempio non va più la termovalvola? Sai io prima. Sei sicuro? Sì. Alla fine siamo partiti. Per quanto riguarda il gas ci siamo arrangiati con camping gas che abbiamo così di salvataggio in un gavone per le occasioni di emergenza come questa. Il caffè è stato salvo e siamo riusciti a partire per questa navigazione. Siamo partiti intorno alle 5:30-6 del mattino, è andato tutto bene, è stata una navigazione molto regolare, fino a che intorno alle 8 non siamo stati sorpresi da questa alba pazzesca che ci ha regalato dei colori incredibili. Siamo partiti da Torrevieja per andare verso Malaga, ma le condizioni non sono state le migliori. Avevamo il vento sul naso e l'onda sul naso, più o meno 1,5 metri, 2, quindi mentre navigavamo ci rendevamo conto che il tempo passava ma la nostra posizione non stava avanzando troppo. Quindi arrivati
meno a metà strada, abbiamo detto ok, arriviamo a Almerimar, esatto, ad Almeria, e ci fermiamo lì. Al momento la situazione è abbastanza stressante perché abbiamo mare e vento contro. Pur essendo partiti questa mattina pensavamo di toglierci un po' di strada e invece mancano ancora 50 miglia. Arriviamo ad Almeria, cambiano le condizioni, scema il mare, scema l'onda, quindi riusciamo a procedere, e col fatto che c'era previsto un vento da est, quindi che finalmente ci spingeva, decidiamo di andare avanti e di arrivare fino a Motril. Non volevamo andare oltre perché Malaga era altre 40 miglia dopo, però era previsto un vento da est molto forte che speravamo di evitare perché pensavamo di riuscire ad arrivare prima del tempo in cui era prevista questa botta di vento. Non è spoiler, Non è siamo stato riusciti. così. Cos'è successo? Un'onda più alta delle altre ci ha fatto un po' sbandare, la randa ha strambato di colpo, poi ha tirato questo strattone molto violento, credo si sia rotto il grillo della drizza. Morale della favola, la randa è caduta giù. Sono riuscita a risistemarla dentro al lazy bag che per fortuna non è stato strappato dalla caduta di questa vela. Decidiamo di andare in porto, benissimo, bisogna chiudere la tormentina, vado a chiudere la tormentina e arrivano delle raffiche molto forti che fanno volare per chiudere sta benedetta tormentina eravamo all'asco e quindi diventava difficile ammainarla, e a un certo punto è entrata questa raffica fortissima che ha fatto volare via tutti i telefoni. E allora alla fine siamo riusciti, dopo un'ora di girovagare all'interno dell'avamporto, siamo riusciti a infilarci in un posto barca che era poi il posto del travel lift per trovare ridossi. Sono saliti 2 marinai ad aiutarci. In questo modo ognuno aveva la sua cima, c'erano 2 marinai anche a terra, così ognuno ha preso una cosa ed è stato rapido e indolore, diciamo. Siamo ormeggiati nel posto dedicato al travel lift, la pioggia in arrivo, quindi sapevamo anche che sarebbe arrivata la pioggia. Vabbè, è andata bene così ragazzi, la barca è illesa, noi siamo illesi, è andato tutto bene. Adesso legala sulla punta e poi me la ripassi. Ti piace il sistema? Nei successivi 4 giorni era previsto vento da ovest, dato che Malaga era nella stessa direzione aveva poco senso spostarsi e mettersi in viaggio, perciò abbiamo deciso di stare a Motril più o meno 4 giorni. È andata bene così perché ne abbiamo approfittato per fare dei lavoretti a bordo, tra cui primo dei quali capire cosa fosse successo alla drizza di randa e come mai fosse caduta giù. Preparativi per andare in testa d'albero. Vado? Hours later. Ok, come pensavamo si è rotto il grillo. Adesso ho fatto una gassa perché era più comodo portarla giù con la gassa. Deve essersi rotto il grillo che era preso qui, perciò la drizza era completamente incastrata su in cima. Tutto bene quel che finisce bene, ci basterà comprare un altro grillo, che è un lavoro molto meno impegnativo rispetto a dover far passare una sonda per È andata bene così ragazzi, siamo contenti, finita qui. Una volta che abbiamo scoperto che il problema della randa era soltanto il grillo della drizza che si era rotto e perciò aveva causato la caduta della randa, è stato proprio liberatorio. Poteva essere 100 volte peggio il problema, invece è stato sufficiente comprare un grillo nuovo e la randa è stata sistemata.
nella barca non è poi tanto diverso da un'altra qualsiasi cucina. Ad esempio questa ha 2 lavandini, il gas, ha il forno, 2 frigoriferi e una giga dispensa. Quindi in realtà non è che sentiamo la mancanza di una cucina normale. Questa sera arriverà mia mamma, tra qualche giorno invece arriverà il papà di Andrea. Faremo tutti e 4 questa tappa, diciamo, faremo Gibilterra e tutti e 4 in realtà scenderemo a Cadice. Ieri ne stavamo parlando io e Andre. L'ultima navigazione fatta, cioè quella da Torrevieja a qua, è stata l'ultima navigazione che abbiamo fatto da soli. Praticamente non ce ne saranno altre da qui a che arriveremo ai Caraibi. Ciò significa che per fare la traversata non saremo soltanto io e Andrea. Le ragioni per cui non andremo da soli sono 2 e sono molto semplici. La prima è che questo sogno di fare la traversata atlantica è un sogno condiviso tra Andrea e suo padre, il quale appunto praticamente tutta la vita che sogna di fare un viaggio come questo, e ha cresciuto Andrea nel medesimo sogno. La seconda ragione è che sia io sia Andrea ci teniamo alla nostra salute fisica e mentale. Questo cosa significa? Significa che con un equipaggio di circa 4-6 persone ci sarà tutta la tranquillità di suddividere la giornata in turni molto comodi, in modo tale da riuscire a godere anche di questo viaggio, non soltanto vivendolo con lo stress e il sonno arretrato. Eccomi il vostro chef Tony direttamente da Las Vegas. Perciò questo è quanto. Non saremo da soli, sarà un vero piacere, una vera scoperta creare l'equipaggio per questa traversata. Scopriremo in futuro se questa scelta sarà stata quella giusta. Era mancata la barca? Molto. Perché siamo qui? Siamo qui per un motivo che ha radici sulle spalle da 10 anni ormai. Tutte le estati mio papà me la butta lì dicendo: guarda, quando andrò in pensione non vedo l'ora di poter fare l'Atlantico, no? Condividiamo insieme questo sogno di attraversare l'Atlantico in barca insieme. Col passare del tempo si è sempre più avvicinato, perché l'età avanza, la pensione si avvicina e di conseguenza il ricordarsi di questo sogno rimane sempre vivo. Qualche pescatore abusivo ha lasciato un filo in mezzo all'acqua. Per fortuna l'abbiamo visto, abbiamo messo folle e quindi non si è incastrato nell'elica. Cosa è successo quella mattina? È successo che c'era una cima che galleggiava, attaccata a 2 bidoni, ma era una cima libera, che formava questa specie di barriera davanti a noi. Noi l'abbiamo vista, non con troppo anticipo, tant'è che appena abbiamo tolto motore, l'abbrivio comunque ce l'ha fatta prendere sulla deriva. Speravamo che l'elica si fosse salvata, invece no. Si è attorcigliata intorno all'elica, perciò Andrea è dovuto andare in acqua, fondamentalmente, e tagliare questa cima. Il coltello ce l'hai? Com'è? Quasi fatto. L'ultimo pezzo di questa prima parte del viaggio è lo Stretto di Gibilterra. Lo Stretto di Gibilterra è un canale molto caldo in questo periodo, sia per gli avvistamenti sia per gli avvicinamenti, addirittura anche gli attacchi che sono stati fatti da parte delle orche. Per andare in profondità nel discorso orche abbiamo deciso di non fermarci qui, quindi ho cercato in giro un numero di telefono di qualcuno che avesse un'esperienza diretta da raccontarci, e così ho trovato il numero di Carlo Lai. Ci ha gentilmente dato la possibilità di fare un'intervista in cui gli abbiamo chiesto in prima persona cosa avesse vissuto, che cosa avesse provato e quali fossero le dinamiche di questi attacchi delle orche.
Eccoti! Ciao Carlo. Ciao. È successo quest'anno, verso la fine di maggio, e quello che è successo è che alle 3 del pomeriggio a un certo punto ho sentito un paio di colpi così, ed eravamo quasi tutti in pozzetto, e ho sentito questi colpi e ho detto ma che strano il comportamento della barca, ho detto ci devono essere le orche, perché già si sapeva di questo fatto qua, e infatti mi sono affacciato sotto lo specchio di poppa e ho visto là stavamo delle orche. Poi hanno iniziato a colpire il timone, hanno detto che chi già era di turno al timone in quel momento diceva sta diventando duro, insomma non è stata una bella esperienza. Insomma il tutto è durato un bel po' di tempo, è durato 2 ore. Saluta questo mare che non lo vedi per un po'. Io tiro così faccio il perno e la prua va un po' fuori, ok? Comunque ragazzi, in definitiva non abbiamo avuto dei contatti con le orche. Andrea ne ha vista una, però per fortuna è rimasta distante da noi e non c'è stata un'interazione, diciamo, tra noi e loro. Anzi, abbiamo visto tanti delfini ed è stato un momento pazzesco, ma niente orche. Siamo veramente sollevati, soprattutto perché, come dicevamo prima, il giorno dopo il nostro passaggio proprio lì è affondata una barca, quindi non stiamo parlando proprio di leggende metropolitane. Sì, per questo episodio è tutto. Se c'è una cosa che abbiamo imparato tutti insieme è che nei video basta fare così Quindi